Volevo parlare oggi appunto di quello che è tutta la protomassoneria. E che cosa si intende? Si intende tutte quelle correnti, confraternite, tutte quelle tradizioni simboliche e movimenti iniziatici che precedono praticamente la nascita ufficiale della massoneria moderna, che abbiamo visto nasce il 24 giugno del 1717 con la fondazione della Gran Loggia Madre di Londra. Quando si parla di protomassoneria, ricordatevi che non è ancora la massoneria speculativa come la conosciamo noi oggi, ma è un terreno sul quale si svilupperà poi la massoneria vera e propria. Quindi è un terreno culturale e spirituale. Quali sono gli elementi chiave di una protomassoneria? Sono le corporazioni medievali, di muratori e quindi la massoneria appunto operativa, come abbiamo visto, il simbolismo sicuramente del Tempio di Salomone, della costruzione del Tempio, tradizioni anche cavalleresche, templari e influenze ermetiche, alchemiche e rosacruciane. Per quanto riguarda i Templari, sono conosciuti come poveri compagni d'arme del Cristo e del Tempio di Gerusalemme e Bernardo di Chiaravalle ne fa proprio un elogio di questa nuova cavalleria. E tutte, bene o male, le organizzazioni esoteriche fondate, per esempio, dal XVIII secolo, si sono dotate di genealogie mitiche che risalgono proprio ai Templari, a Noè, alcune a San Giovanni, a Salomone. I Templari in origine erano 9 monaci, la regola fu riconosciuta nel 1128, però l'ordine fu soppresso nel 1312, estinto praticamente da Clemente V e Filippo IV il Bello. Il passaggio alla massoneria moderna, abbiamo detto, avviene con la nascita della Gran Loggia Madre, no? E quindi si parla di una massoneria speculativa perché viene abbandonato il mestiere operativo, però si mantiene il simbolismo architettonico e vengono integrati anche elementi esoterici e filosofici. I temi centrali che sono condivisi è quello del simbolo come strumento di conoscenza, il tempio che diventa una metafora praticamente dell'uomo e un percorso iniziatico. E alla base di tutto c'è sempre la ricerca della luce, cioè una conoscenza che è interiore. Per quanto riguarda appunto la protomassoneria e i templari, sappiate che c'è la dualità anche qui, come troviamo nel tempio massonico, rappresentato dalle due colonne, rappresentato per esempio dal pavimento a scacchi bianco e nero, rappresentato dal sole e dalla luna. Anche qui c'è la dualità tra monaco e soldato, questa dualità che ritroviamo tra l'altro anche nel loro stemma, no? Come potete vedere, in realtà era proibito andare in due a cavallo, però viene sottolineato espressamente questa dualità anche nel loro simbolo. E quindi simbolicamente anche i cavalieri templari custodiscono il tempio e operano tra Oriente e Occidente e sono associati all'idea di una cavalleria luminosa. Dopo però la soppressione di Filippo IV di Francia, il mito templare cresce e diventerà poi appunto veicolo di tradizioni esoteriche successive, come appunto quella dei Rosacruce. L'ultimo maestro dell'Ordine del Tempio fu Jacques de Molay e vennero catturati il venerdì 13 ottobre 1307. Venerdì 13, sapete, il venerdì 13 e soprattutto il 13 è considerato un numero nefasto. E ora volevo arrivare appunto a farvi capire come il sistema geocentrico, detto aristotelico tolemaico, è stato un modello che pone appunto la Terra al centro. Immaginatevi come l'universo fatto come una cipolla con stratificazioni successive dove al centro per molti anni si è ritenuto che fosse la Terra e quindi il punto di vista dell'uomo era un punto di vista centrale, no? Gli altri erano, c'era il cielo della Luna, il cielo di Mercurio, il cielo di Venere, insomma il cielo poi ultimo delle stelle fisse. E in Occidente il sistema geocentrico ha avuto una diffusione sin dall'antichità, soprattutto nel Medioevo, e era legato proprio a ragioni anche filosofiche e religiose, no? Considerate che Tolomeo fu lui che scrisse l'Almagesto e fu la sua principale opera per secoli il testo fondamentale di tutta l'astronomia. Successivamente, a partire per esempio dal 1543, l'astronomo Niccolò Copernico
creò le sue rivoluzioni dei mondi celesti, dove propone una visione corretta del tutto il sistema solare e formulò la teoria eliocentrica, che doveva sostituire la teoria appunto di Tolomeo, tolemaica, e al centro a questo punto c'era il sistema solare. Era proprio una nuova concezione dello spazio, del tempo, che a questo punto diventava dominata dalla relatività e dall'incertezza, perché pensate, l'uomo non si ritrova più al centro dell'universo, ma si ritrova al centro, c'è appunto il Sole, si ritrova in un pianeta orbitante e quindi è un punto di vista il suo che diventa relativo. Questo si rifletterà poi in tutta la filosofia, l'architettura e quindi troverete come non sarà più la forma perfetta, il quadrato, il cerchio dell'arte rinascimentale avere maggior diffusione, ma diventerà l'ellisse, per esempio. Keplero scoprirà le orbite ellittiche dei pianeti, quindi due fuochi, non un centro, e poi sapete, tutta l'arte barocca riflette questa instabilità, questa relatività, le colonne si torcono, i frontoni si spezzano, le facciate si incurvano e questo senso anche proprio di spaesamento che c'è quando si va in una chiesa barocca rispetto all'armonia che trionfava nell'arte rinascimentale, no? L'universo quindi diventa infinito, diventa instabile e è interessante che Copernico presenta questa teoria come ipotesi scientifica e ha avuto fortuna proprio grazie alle intime connessioni con la cultura ermetica, con la fede pitagorica e con il culto appunto solare, i culti solari. Si credeva logicamente nella corrispondenza, per esempio, anche tra macrocosmo e microcosmo. Ermete Trismegisto affermava che ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Platone dice che gli astronomi ci fanno vedere in giù invece che in su. E conosci te stesso, no? È detto socratico importantissimo. La corrispondenza, per esempio, tutti lo sappiamo, tra i pianeti e i giorni della settimana e quindi lunedì, martedì, mercoledì sono tutti legati ai pianeti e l'influenza della Luna è ancora oggi riscontrabile nelle maree, negli accumuli e nelle tensioni. Le piantagioni, i contadini sanno quando piantare in base alla Luna, ma lo stesso anche il taglio dei capelli, il parto e così via. Qui potete vedere, per esempio, un'illustrazione dei fratelli Limburg che ci mostra l'uomo astrologico, l'uomo in relazione appunto al microcosmo in relazione al macrocosmo. Ma veniamo a Stonehenge, è un luogo sicuramente esoterico, un luogo misterioso. Stonehenge è legato ai culti solari, il sole è venerato come una divinità, un principio cosmico e rappresenta la manifestazione del divino, rappresenta l'ordine, la conoscenza, la rinascita, perché ogni giorno il sole risorge, no? Nelle tradizioni esoteriche il sole è spesso simbolo anche del sé interiore o della coscienza appunto spirituale. Qui vedete come anche Stonehenge era collegato al culto del sole. Sicuramente megaliti sono, i menhir sono raggi di sole congelati. Pitagora, Ermete parlavano appunto di culti solari, anche se pensate per esempio in Persia c'era il mitraismo, veniva adorato il dio Mitra che era legato alla luce e al sole e tutto il mitraismo si diffuse nell'impero romano come religione misterica e iniziatica. Si parla addirittura di sole invitto nei culti solari. Il sole, guardate, non è un caso se la Chiesa ha scelto il 25 dicembre per la nascita di Gesù, che simbolo va a sostituirsi, a sovrammettersi al sole appunto invitto. Ma guardiamo la piramide, per esempio, di Imhotep, la piramide di Cheope, risale al 2560 a.C. a Giza e insieme a lei abbiamo altre piramidi importantissime legate al culto solare, a questa cultura ermetica dell'antico Egitto.
Il sole era proprio centrale nella religione egizia perché Ra era il dio solare principale, il creatore sovrano del cielo. Aton era una divinità solare, per esempio, adorato proprio durante la riforma religiosa di Akhenaton, il quale tentò una riforma e cercò di portare il monoteismo solare centrato proprio sulla figura di Aton. Nel simbolismo esoterico il sole è associato anche all'oro e all'alchimia. È per questo che si ritrova sulla punta, diciamo anche degli obelischi, che partono, vi ricordo, anche questi come le piramidi, da base quadrata e convergono nel punto, rappresentano come allo stesso tempo i menhir, rappresentano il principio maschile attivo e sono legati all'illuminazione iniziatica. In massoneria la luce è proprio una metafora di una conoscenza e tutti i rituali e l'architettura simbolica risentono di questo simbolismo legato al sole. Basti pensare ai solstizi e alla ritualità. Molti culti solari infatti celebrano il solstizio d'estate, che è il periodo di massima luce, il solstizio d'inverno, quando si inizia, c'è la rinascita del sole e le giornate cominciano a riallungare. Il 25 dicembre, dicevamo, è proprio la festa del sole invitto e a Roma influenzò simbolicamente anche le tradizioni poi successive. Ma Pitagora è uno dei primi che parla dell'efficacia della matematica proprio per descrivere il mondo e quindi anche legato a una sorta di numerologia, l'importanza dei numeri e della matematica. La cultura esoterica, infatti, è un insieme di saperi e di pratiche che sono fondati proprio su un simbolismo. Il simbolismo anche dei numeri è fondamentale, delle allegorie, e per arrivare poi a un percorso di trasformazione. E queste correnti di cultura esoterica riguardano sia l'ermetismo, legato alla figura appunto di Ermete Trismegisto, che abbiamo detto dice ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso, e quindi poi anche l'alchimia, la cabala, ma passando anche per il neoplatonismo rinascimentale, sicuramente rappresenta una delle correnti, anche questa esoterica. Ma tornando alle nostre piramidi di Giza, di Cheope, Chefren e Micerino, scoprirete che hanno un preciso allineamento astronomico, che è parte proprio del loro progetto architettonico, perché le piramidi di Giza sono orientate ai punti cardinali con una precisione veramente straordinaria. Sono connesse al ciclo stellare, si ritiene, è una teoria comunque discussa, ma si ritiene che siano collegate alla cintura di Orione e sono espressione proprio del faraone visto come figlio del sole. Il sole, quindi, per gli egizi rappresenta l'ordine universale e è una divinità cosmica e rappresenta l'asse cielo, praticamente terra. Se voi andate per esempio a Chartres, scoprirete che è uno dei massimi esempi del gotico francese e presenta anche la cattedrale di Chartres un orientamento verso est, come tra l'altro molte cattedrali. C'è anche un bellissimo labirinto che è connesso sicuramente a un cammino iniziatico verso la luce, perché nei labirinti si fa un percorso verso il centro e poi si torna fuori. Questo è un labirinto monocorsale. C'è un simbolismo anche qui numerico e geometrico molto importante, tanto che alcuni esoterici ipotizzano legami anche con i templari e geometria sacra. Il sole in questo caso qui vuol rappresentare la luce interiore, la trasfigurazione praticamente del simbolismo pagano e diventa un sole in questo caso mistico. E guardiamo questa geometria sacra. Io ho messo qui tre edifici straordinari. Hanno degli elementi in comune. Tutti hanno una centralità geometrica, hanno una relazione in collegamento all'architettura e alla luce, un orientamento quindi o esplicito o simbolico, un orientamento comunque astronomico e poi rappresentano tutte e tre delle strutture ponte tra il cielo e la terra. E in chiave iniziatica potremmo dire che l'Egitto rappresenta la tradizione primordiale, il castello voluto da Federico II, il Castel del Monte, la sapienza ermetica medievale, fino ad arrivare all'interiorizzazione mistica del gotico francese della cattedrale di Chartres. È un'evoluzione praticamente del sole che diventa da divinità esterna a luce interiore.
se considerate tutti gli elementi, la piramide è simbolo proprio di elevazione perché parte da base quadrata e si eleva in un punto. L'ottagono è simbolo di trasmutazione, a caso è l'incrocio di un cerchio con il quadrato e il rosone è simbolo di irradiazione, il rosone che si trova proprio in facciata sulle cattedrali. Si tratta di un'unica architettura della luce declinata praticamente in epoche diverse.